Benvenuti su Il Portale di Storia, il vostro spazio dove il passato torna a vivere con nuovi occhi. Se amate scoprire gli eventi più incredibili e spesso dimenticati che hanno plasmato la nostra civiltà, siete nel posto giusto. Oggi vi porterò nel cuore dei conclavi, quei momenti in cui la Chiesa Cattolica si ferma per ripartire con un nuovo Papa. Ma attenzione! Dietro le porte chiuse della Cappella Sistina si nascondono storie di fame, intrighi politici e perfino tetti scoperchiati. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun viaggio nella storia. Ogni volta che muore un papa, i cardinali del mondo si ritrovano per eleggerne un altro. Questa riunione si chiama conclave, dal latino cum clave, chiuso a chiave. Ufficialmente non ha una durata prestabilita. Può finire in un giorno o andare avanti per mesi, ma nella pratica moderna si risolve spesso in 4-5 giorni. Tuttavia, non è sempre stato così semplice. Immaginate un conclave che dura 2 anni e 9 mesi, 1006 giorni chiusi in una stanza. Sembra una punizione medievale. In effetti lo era quasi. Successe davvero a Viterbo tra il 1268 e il 1271. I cardinali erano divisi da lotte politiche feroci. Fu solo grazie all'intervento dell'imperatore Rodolfo I d'Asburgo che si trovò un accordo. Fu eletto Tedaldo Visconti, futuro Gregorio X. Ma prima di lui fu il popolo a dire basta. Il podestà Alberto di Montebuono e il capitano del popolo Raniero Gatti chiusero i cardinali a chiave nella sala, ridussero il vitto e, colpo di scena, scoperchiarono il tetto del palazzo per spingerli a scegliere più in fretta. Altro che diplomazia. Gregorio X, reduce da quell'esperienza estrema, decise di mettere ordine. Durante il concilio di Lione II promulgò la Ubii Periculum, una costituzione apostolica che regolava l'elezione papale. Entro 10 giorni dalla morte del Papa, i cardinali dovevano rinchiudersi in conclave, senza contatti esterni. Se dopo 3 giorni non avevano ancora eletto nessuno, vitto ridotto a un solo piatto per pasto. Dopo altri 5 giorni, solo pane, acqua e vino. Una dieta da riflessione profonda. Purtroppo questa riforma durò poco. Le resistenze furono tante e venne presto revocata. Ma l'idea di fare pressione alimentare ai cardinali rimase un precedente storico memorabile. Passiamo ora all'estremo opposto. Il conclave più breve della storia durò circa 10 ore, una notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre 1503. Alla morte di Pio III, i cardinali elessero in tempo record Giuliano della Rovere, il celebre Giulio II, grande mecenate del Rinascimento e sostenitore di Michelangelo e Raffaello. Fu lui a dare il via alla costruzione della Basilica di San Pietro e a fondare la Guardia Svizzera. Un'elezione lampo per un pontificato potente. Nel Novecento i tempi si sono ridotti drasticamente. Il conclave del 1903 che elesse Pio X durò 3 giorni. Benedetto XV fu eletto in 5, Pio XI in 4, Pio XII in 3. Tempi record anche nel secondo dopoguerra, con Giovanni XXIII eletto nel 1958 in pochi giorni, nonostante fosse un papabile minore. Indimenticabile il conclave dell'agosto 1978, che elesse Giovanni Paolo I in soli 2 giorni. Un pontificato però brevissimo, appena 33 giorni. Il suo successore, Giovanni Paolo II, fu eletto in 4 giorni. Una sorpresa storica. Primo papa non italiano dopo secoli, il cardinale polacco Karol Wojtyła non era tra i favoriti. Nel XXI secolo si è ancora più rapidi. Benedetto XVI fu eletto in 26 ore, con 4 scrutini nel 2005. Francesco, nel 2013, in 36 ore e 5 scrutini. Il prossimo sarà il 53esimo conclave in Vaticano e il 26esimo nella Cappella Sistina. Ma non è sempre stato così. Conclavi si sono tenuti anche ad Arezzo, Viterbo, Cluni e persino più volte ad Avignone nel 300. Il conclave più internazionale, forse quello del 1417 a Costanza, in pieno scisma d'Occidente.
Come avete visto, i conclavi sono molto più di semplici elezioni religiose. Sono momenti chiave in cui storia, fede, diplomazia e a volte anche fame si intrecciano in modo spettacolare. Se vi è piaciuto questo viaggio tra i conclavi più lunghi e brevi della storia, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime puntate. E ora voglio sapere la vostra. Se foste chiusi in conclave, quale strategia usereste per influenzare la scelta del prossimo papa? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Alla prossima puntata di Il Portale di Storia!